Ciao a tutti compagni di filo, sono Anna. Oggi assieme faremo questo splendido cestino tulipano, anche se possono somigliare a dei boccioli di rosa, però io lo chiamo tulipano perché a me piacciono tanto i tulipani. È in fettuccia con base in legno, ma lo potete anche fare con base in fettuccia. Nel mio canale troverete il tutorial dedicato alla base in fettuccia rotonda. E faremo assieme questo splendido cestino, è molto semplice da fare e adesso vi dirò quali materiali servono per iniziare. Fettuccia in cotone, una base in legno 20 cm di diametro, un uncinetto numero 7 e un uncinetto numero 4. Cominciamo subito a dividere i nostri fori per fare gli aumenti. Ogni 3 fori faremo un aumento, quindi cominciamo col primo foro e prendiamo la fettuccia da sotto in questo modo, la usciamo, incrociamo i fili dietro della fettuccia e con l'altro uncinetto carichiamo il filo e facciamo il primo punto basso. Sempre nello stesso punto facciamo l'aumento, tiriamo fuori il filo, allentiamo un po' il filo sull'uncinetto e facciamo l'aumento e continueremo così per i prossimi 2 fori facendo un singolo punto basso. Adesso qui andremo a fare un aumento. Giriamo il lavoro e tiriamo il filo e questo lo tagliamo. Continueremo così con 2 singoli e un aumento per tutto il giro. Ok, abbiamo finito di riempire tutti i nostri fori. Adesso ho tagliato il filo, esco il filo dall'uncinetto e con il nostro ago da fettuccia senza punta andiamo a chiudere il giro. Nascondiamo la codina nel lavoro. Ecco, la base è pronta per il secondo giro. Fatta la base, abbiamo riempito i fori. Adesso andiamo a fare dei punti bassi, anzi bassissimi, su tutti i punti che ci sono sulla base. Iniziamo da dove vogliamo, usciamo il filo, incrociamo i 2 fili dietro e lavoriamo su ogni punto alzando e uscendo il punto, così. Aggiustiamo il filo dietro, allentiamo e su ogni punto
andiamo a fare un punto bassissimo. Alzate il filo fino all'occhiello che avete già sull'uncinetto, allungate il filo finché non arrivate al prossimo punto. E facciamo così per tutto il giro. Ho completato tutto il giro, questo è il nostro primo punto e questo è l'ultimo punto. Ho tagliato la fettuccia, usciamo il filo dall'uncinetto, prendiamo l'ago da fettuccia e chiudiamo in maniera invisibile. Adesso questo filo lo facciamo uscire da questo lato e anche questo. In questo modo. Questo lo tagliamo un pochino, poi questi li andiamo a nascondere nel lavoro che andremo a fare. Questo è il nostro bordo del cestino. Adesso da un punto qualsiasi entriamo l'uncinetto nel punto bassissimo che abbiamo fatto. Prendiamo la fettuccia, agganciamo e usciamo in questo modo. Mettiamo la fettuccia così e anche la codina che abbiamo lasciato e facciamo un punto basso. Andiamo nel secondo punto bassissimo, usciamo e questo è il nostro secondo punto basso. Andiamo a lavorare su ogni punto nascondendo le codine in eccesso. Lavoriamo così per tutto il giro. Abbiamo finito il giro di punti bassi, questo è il primo punto e questo è l'ultimo. Adesso per passare al secondo giro facciamo così: tiriamo su la fettuccia, entriamo nel primo punto, agganciamo
il cappio, portiamo dietro e lavoriamo al centro del punto, al centro del punto, andando dietro sempre al centro del punto. Agganciamo il filo della fettuccia, lo portiamo in avanti, lo facciamo uscire dal centro del punto, prendiamo l'asola dietro e usciamo il filo. E questo è il primo punto basso del secondo giro. Lavoriamo al centro del punto. Questo punto si chiama punto centrato, punto basso centrato. Lavoriamo su ogni punto. Facciamo tutto il giro. Ho finito il secondo giro. I punti sono tutti centrati. Adesso chiudiamo sempre allo stesso modo il secondo giro, tirando sull'asola. Entriamo nel primo punto, agganciamo, tiriamo all'indietro, andiamo nel centro del punto, usciamo sempre al centro del punto, agganciamo la fettuccia, la portiamo fuori e agganciamo l'altra asola che c'è dietro e usciamo tutte e due punte assieme. Le chiusure in questo modo non si vedranno ad ogni giro e continueremo così per un totale di 6 giri. Abbiamo fatto i 6 giri di punti bassi, 1 2 3 4 5 6. A questo punto tagliamo la fettuccia, lasciamone un po' e chiudiamo il giro uscendo la fettuccia e con il nostro ago da fettuccia senza punta andiamo a chiudere il giro. Entriamo da qua e usciamo da qua. In questo modo sarà una chiusura invisibile. Andiamo a nascondere il filo attraversiamo qualche punto ritorniamo indietro e tagliamo l'eccesso.
Ecco il nostro cestino abbastanza rigido. Se volete potete fare la base in fettuccia, non necessariamente dovete usare la base in legno. Se volete sapere come si fa la base in fettuccia rotonda perfetta, andate sul mio canale YouTube e lì c'è il tutorial molto dettagliato di come si fa una base rotonda perfetta con punto centrato. Ok, adesso passiamo ai nostri fiori. Cominciamo a fare le foglie. Le foglie le farò con un verde più scuro e utilizzo 2 fili perché ho della fettuccia a disposizione molto sottile, quindi ne metterò assieme 2. Iniziamo da un punto qualsiasi del cesto. Iniziamo non dal punto centrato, ma dal punto che c'è al centro dei 2 punti bassi. Agganciamo la fettuccia in questo modo e lavoriamo saltando il primo punto e la prima riga. Quindi saltando il primo punto e andando nella riga sottostante dobbiamo andare a lavorare qui. Agganciamo il filo, lo tiriamo in questo modo e lo chiudiamo come un punto basso, solo che questo è un punto basso allungato e ne facciamo in totale 3 nello stesso punto. Uno già l'abbiamo fatto, facciamo il secondo, tiriamo su e chiudiamo con un punto basso. Ancora una volta agganciamo, tiriamo su e facciamo un punto basso allungato in questo modo. Nel frattempo dietro ho nascosto le codine. Adesso saltiamo 2 punti di base, 1 e 2, e lavoriamo nel punto sottostante e facciamo nuovamente 3 punti bassi allungati nello stesso punto. 1, 2 e 3. E queste sono le nostre foglioline del tulipano, che poi lo faremo sopra il tulipano. Lavoreremo così per tutto il giro. Quindi saltiamo 2 punti di base, andiamo nel giro sottostante e lavoriamo i 3 punti bassi allungati e tutti nello stesso punto. Ed ecco a voi le foglie. Lavoriamo così per tutto il giro e ci vediamo a fine giro. Sono arrivata quasi alla fine, farò l'ultimo passaggio con voi e quindi salto i 2 punti di base e un giro
e andrò qui, punto basso allungato, secondo punto basso e terzo punto basso. Ok, abbiamo fatto tutto il giro. Adesso non ci resta che tagliare usciamo il filo e chiudiamo sempre con il nostro aghetto. E 2. Ok, adesso andiamo qui nel primo punto, entriamo da qui e usciamo da qui. E diventa un punto basso normale. Chiudiamo e nascondiamo nel lavoro le codine. Ecco il nostro cestino pronto per andare a fare i fiori, i tulipani. Ho cambiato colore, ho messo questo rosa. Cominciamo da un punto qualsiasi, da una foglia qualsiasi, però lavorando al centro dei 3 punti, cioè questi sono i 3 punti bassi allungati e al centro del punto andiamo a lavorare il nostro primo tulipano. Agganciamo la fettuccia, la portiamo sul davanti e facciamo un semplice punto basso. Dopodiché allunghiamo un po', sempre nello stesso punto, allunghiamo in questo modo, tipo 2 dita praticamente, e chiudiamo con un punto basso. È un punto basso sempre allungato e ne dobbiamo fare 5 nello stesso punto. Quindi il primo già l'abbiamo fatto, facciamo il secondo. 2, 3, 4 e 5. E chiudiamo così. Arrivata a questo punto alziamo l'asola, l'allunghiamo e andiamo sul primo punto, mettiamo l'uncinetto, agganciamo l'asola e lo tiriamo fuori, chiudiamo un pochettino, stringiamo non troppo e chiudiamo il fiore, il tulipano, con un punto bassissimo. Ok, adesso lavoriamo dentro il tulipano, qui al centro. Agganciamo il filo, lo usciamo, così, allungandolo, facciamo
un punto basso, una catenella e andiamo al prossimo, sempre al centro, lavoriamo, vedete, al centro del punto, allunghiamo e chiudiamo. Facciamolo per 5 volte. Ecco qui i 5 punti bassi allungati. Tiriamo su l'asola, inseriamo l'uncinetto qui sul nostro punto, agganciamo, usciamo, chiudiamo un poco, punto bassissimo, entriamo al centro del tulipano, così, allunghiamo un po', punto basso e catenella. Ed ecco i primi 2 tulipani, che assomigliano anche un po' ai boccioli di rosa, però a me, siccome piacciono tanto i tulipani, li chiamo tulipani. Continuiamo la stessa ripetizione su tutte le foglie. Ci vediamo a fine giro. Ho terminato anche l'ultimo fiore, in totale sono 15 tulipani. Adesso ho tagliato il filo, l'ago, chiudiamo il tutto in questo punto, nel primo punto, così e così, e andiamo a nascondere il filo nel lavoro. Ho pulito tutto, cestino completato, bellissimo, stupendo, a me piace tantissimo. Spero che vi sia stato utile il video. Vi raccomando, mettete un segui se vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo video.